Ben ritrovati nel mio canale. Oggi parleremo di focalizzazione, un tema di cui ho parlato spesso sulla piattaforma LinkedIn. Vorrei riproporlo anche su YouTube, ma in un modo più ruspante, più interessante. Cioè, vorrei andare a analizzare il mindset delle persone che scrivono nei social. Allora, perché parto dal mindset? Perché, come ho spiegato varie volte, il problema, uno dei problemi che riguarda l'economia a livello macro è la percezione che abbiamo dell'economia, di come funziona. Per esempio, noi diciamo la parola crisi, c'è la crisi, ok? Però il mondo è diviso il mondo economico è diviso in sostanza inanimata e sostanza animata. Cioè noi siamo sostanza animata. Tutto il resto è sostanza inanimata. Cioè i soldi, le automobili, le case, il lavoro, le auto, no? I motorini elettrici, le bollette, tutte queste cose non si muovono da sole, siamo noi a farle muovere. Quindi tutto dipende da come noi interagiamo. Le nostre interazioni modificano la materia. Non ci sono altre cose, no? Perché è importante capire questo aspetto che sembra intuitivo, ma in realtà non è così intuitivo? Perché la parola crisi richiama sempre a qualcosa di esterno, cioè come a qualcosa che non fa parte dell'essere umano. Io non so, l'auto è in crisi, il turismo è in crisi, questo settore è in crisi. In realtà queste crisi non esistono nel senso che la crisi in sé è un'entità che va in crisi. Non è che va in crisi, è la nostra mente che va in crisi. Potremmo anche avere la percezione di un problema che accentua la crisi o che crea quella crisi. E faccio un esempio proprio intuitivo di questo concetto. Il rapporto tra una cosiddetta crisi e la sua soluzione. Leggo su un famoso giornale italiano di economia sui rincari. Potere d'acquisto sui viaggiatori di casa nostra crollato, domanda fino a almeno 30% italiani in fuga per i prezzi. Benissimo, sta dicendo che gli italiani fuggono perché ci sono i prezzi troppo alti. Allora, i commenti, sentite bene i commenti, attenzione al passaggio. Tutti i commenti condivisibili, però non è qui che voglio arrivare, ve li leggo perché sono interessanti. Gli approcci mentali, cioè la crisi è i prezzi sono troppo alti e gli italiani in fuga, non vengono più in Italia, quindi l'Italia perde dei soldi perché gli italiani non spendono più qui, spendono all'estero, quindi portano fuori i propri risparmi usati per fare le vacanze. Benissimo. Commenti. Ora chiederanno contributi per scarsa affluenza, ma quando togliamo le concessioni ai proprietari degli stabilimenti balneari? Un altro risponde, è un motivo per mantenere il prezzo delle concessioni, i tassisti insegnano. L'altro dice, devo aggiungere altro e mostra i prezzi a differenza dei prezzi tra la Puglia e Sharm el Sheikh, fa vedere una mappa e fa vedere che in Italia i prezzi sono tripli. Un altro dice un giornale economico come questo dovrebbe avere tutti i dati previsionali, eccetera. Volete mostrare un paese che non è reale, nascondendo la fame, tutto bene, madama la marchese, eccetera. Un vortice negativo che non fa bene a nessuno, bla bla bla. Ok. Un altro scrive, stiamo accelerando la discesa verso il baratro. Oggi in spiaggia ho speso 35 euro per 2 focaccine, un gelato, una birra e un'acqua grande. Niente futuro. Cioè, questo è andato in spiaggia, ha speso 35 euro per comprare ste robe, 2 focacce, un gelato, una birra e un'acqua. 70 carte da 1000. Io sono del 79, quindi posso ragionare ancora in lire. Sono ormai quasi 10 anni che non trascorro le vacanze in Italia proprio per questo motivo, dice un altro utente. Un altro. Il mercato si regolerà da solo, non sono necessari mister prezzi o chi per lui. Se i prezzi sono alti e la gente acquista ugualmente, allora rimarranno alti e si stabilirà il nuovo livello. Ok?
Un altro scrive: diciamo anche un po' la verità, gli operatori turistici hanno rialzato i prezzi perché hanno visto le 2 estati post-Covid belle piene di turismo e hanno detto alziamo i prezzi e speculiamo un po'. Classica mentalità a breve termine dell'imprenditore furbetto. Va bene. Un altro ha scritto: estinzione, questo ci meritiamo. Un altro ha scritto, no, sempre lo stesso che si autocommenta: francamente non mi sento parte di questa specie di esseri che non considero nemmeno italiani ma feccia del mondo. Siamo alla feccia del mondo, benissimo. Un altro ha scritto: speculazione vergognosa, prezzi da fuori di testa, rincari del 30% a fronte di un'inflazione del 7-8%, servizi da mettersi le mani nei capelli, zero investimenti, hanno pure il coraggio di chiedere più sgravi fiscali e aiuto allo Stato. In più solita lagna sul reddito di cittadinanza, compreso dato che pretende di pagare un cameriere a nero la stessa cifra dell'assegno stesso. È un altro qua. In Sardegna la situazione è inimmaginabile, commenta un altro. Un altro ancora: rischiano solo i cittadini onesti. Banche, usurai mafiosi, tutte le categorie di evasori stanno arricchendo creare questa inflazione creata artificiosamente. Va bene. Questi sono centinaia, cioè sono centinaia. Professionisti che lavorano, adesso non ve li leggo tutti, ve ne ho letti abbastanza, no? Allora, ogni giorno, qual è il ragionamento che sta dietro a questa roba qua? Ogni giorno escono notizie su centinaia, migliaia di giornali, blog, riviste, siti, ok? Tutti i tipi, a tutti i livelli di economia, di finanza, blogger, no? Anche che parlano non proprio di temi economici, magari parlano di, non so, moto e dicono: ah, il settore moto in crisi, non si vendono più gli scooter, e cominciano a parlare di quella roba lì e poi sotto commentano: sì, perché colpa di questo, colpa di quello, e avanti. Se andiamo a sommare ogni giorno, ecco, dal punto di vista marketing, il ragionamento, se andiamo a analizzare quante persone, chi sono e cosa viene scritto, notiamo che ci sono milioni di persone che ogni giorno utilizzano tempo produttivo, cioè tempo che potrebbe essere utilizzato per produrre qualcosa di valore, per scrivere questa roba qua. Allora, chiaramente uno può scrivere questa roba qua e dire la propria opinione, ma che senso ha? Cioè, a cosa serve? Se questo tempo fosse, per esempio, finalizzato a studiare il marketing, ritengo che il marketing sia una disciplina fondamentale da studiare al pari dell'italiano e della matematica. Cioè, matematica, italiano, anzi potrei dire anche filosofia al posto di matematica. Filosofia perché è analisi logica delle cose, e marketing perché fa capire i meccanismi delle dinamiche che stanno dietro l'economia, cioè economia, percezione del valore, come si muovono le masse, sociologia, psicologia, approccio olistico. Infatti questo canale si occupa di marketing con l'approccio olistico. Se queste persone dedicassero del tempo, il tempo che sprecano nei social, a studiare marketing, scoprirebbero per esempio che potrebbero mettersi con altre 50, 100, 200, 500 persone, fare marketing insieme e risolvere problemi in modo sistemico, ok? Il marketing olistico affronta anche i problemi dal punto di vista sistemico delle materie del marketing. Il marketing è una disciplina che ha varie materie: la SEO, la grafica, la comunicazione, il copywriting, l'analisi logica, l'analisi dei dati, eccetera. È un mondo, un universo, ok? Se ogni persona competente nella propria materia / disciplina cominciasse a ragionare in chiave marketing, comincerebbe a lavorare con gli altri con una mentalità di marketing, non sprecherebbe più tempo a scrivere questa roba qua. Queste sono migliaia di ore, cioè centinaia di migliaia di ore di lavorazione buttate, lavorazione che potrebbe essere dedicata a fare marketing. Un quarto d'ora al giorno è come allenarsi. Ci sono dei coach, dei personal trainer per esempio, che ti dicono in 15 minuti al giorno, 20 minuti al giorno, 30 minuti al giorno puoi ottenere questi risultati.
Uno dice, sì, però devi andare in palestra a fare ore e fare le dieta. Ok, ma almeno comincia, fai 15 minuti, 20 minuti, 30 minuti al giorno, ok? Questi non fanno neanche sta roba qua, molto probabilmente, oppure si dicono di farlo ma non lo fanno perché una persona che si occupa di marketing o che capisce che cos'è il marketing e anche che capisce qual è la percezione dei problemi, che sono un mix di sociologia, studio della psiche umana, economia, strategia del potere, ma anche strategia, in questo caso dei balneari, il giornale che pubblica questa roba, cioè se ha la visione di tutta questa roba qua, dice, ma cosa vado a scrivere questa roba qua? Vado a studiare. Per esempio, mesi fa avevo scritto in un post, chiaramente tutti esperti di hotel, di vacanze, di turismo, tutti esperti, chiaramente parlavano di marketing delle OTA, cioè dei portaloni. Non faccio i nomi perché qua quando fai i nomi roba banano fanno, ok? Portaloni, soprattutto americani, che hanno troppe percentuali di guadagno sulle vendite, hanno per esempio mettono delle clausole, le cambiano all'ultimo momento, non avvertono, insomma a tanti albergatori non piace questa meccanica, ok? Piace sempre meno, a tanti altri gli va bene, insomma anche lì bisognerebbe vedere la strategia, ecco il discorso, invece di andare a scrivere queste robe qua, studiare strategie alternative. E ho scritto appunto sotto questo post a tutti questi albergatori, ho scritto ma perché invece di scrivere queste robe qua dire le OTA fanno schifo, le OTA fanno questo, le OTA fanno quello, le OTA ci ricattano, le OTA fanno scrivere agli utenti le recensioni negative eccetera, perché invece di fare questa cosa non realizzate, faccio un esempio, un OTA, una piattaforma italiana, tutti mettete un gettone e ve la fate, cioè nominate 5-10 esperti, fate un... No, ma abbiamo già le associazioni di categoria. Sì, ma cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto di concreto questi qua? Niente. No, hanno parlato, un altro ha scritto, ah no, ma non si può fare. Cos'è che non si può fare? Ci sono gli studi, li ho pubblicati, ci sono studi da centinaia di pagine fatti da uno di questi qua, di questi nomi qui grossi, li ho pubblicati. Il problema è che questa gente non va a cercarli, non va a studiare, non va a scartabellare, non va a dire, aspetta, prendo questo scemo, mi sta dicendo, scemo io, mi sta dicendo questa cosa, aspetta che vado a leggere. No, non vanno a leggere quello, vanno a leggere questi giornali qua e a fare questi commenti qua. Quindi la percezione del problema aumenta, non c'è una percezione di una possibile soluzione dove questi imprenditori, piccoli imprenditori, si mettono intorno a un tavolo e dicono, bah, sai che c'è, facciamo un consorzio, facciamo questo, vediamo la soluzione. Cioè la logica non è mi proietto la mia mente sulla soluzione, ma la proietto sul problema. Quindi se la mia mente è focalizzata sul problema, io vedo il problema e basta, mi nutro del problema, vedo il problema dall'interno ma non dall'esterno e mi circondo poi di gente che parla solo del problema. E quindi il problema viene amplificato, Cialdini, no? La riprova sociale, cioè se lo dico io, lo dicono gli altri, allora è vero. Ma non è il punto non è che sia vero o no, il punto è che questo tipo di meccanica fa percepire il problema e non la soluzione. Perché? Perché sono tutti presi dall'angoscia che non c'è turismo, si perdono soldi, tutti vanno all'estero, i clienti se ne fregano. E i clienti a questo punto fanno benissimo a fregarsene. Perché? Perché questi qui non danno una soluzione. Questi qui, non questi qui che commentano, quelli che dovrebbero fare le cose. Perché è chiaro che sono quelli che hanno in mano gli alberghi, che hanno in mano i posti turistici. Poi è chiaro che vengono fuori quelli che dicono lei non sa perché lei non sa quali problemi, che ti rispondono anche male questi qui. Invece di studiare, di capire qual è la logica che c'è dietro, dici, sai che di là, Stati Uniti, hanno fatto questo e questo e questo, hanno risolto i problemi. Non gliene frega niente perché ragionano, tu fai marketing, io faccio l'albergatore, io so tutto del mio lavoro, sì, infatti hai fatto meno 30, cioè questo è il concetto. Poi il giornale chiaramente vende quella cosa lì, perché chiaramente il giornale poi canalizza il traffico e riporta notizie negative. Le notizie negative generalmente fanno molti più like, hanno molto più engagement, vengono molto più seguite delle notizie positive. Di solito le notizie positive sono, non so, il bagnino che ha salvato il cane nuotando 7 km con le onde alte 40 metri.
Quella è la notizia positiva che fa, perché è l'eroe, no? Ma la notizia positiva tipo l'economia sta andando bene, c'è un più 3%, frega niente a nessuno. Se la notizia è meno 30% interessa a tutti, perché tutti perdono questi. Allora interessa a questi, interessa a quelli, interessa agli inserzionisti, perché viene canalizzato il traffico. Questo bisogna capire dal punto di vista marketing, di come funziona l'olistica, e interessa poi a questa gente che scrive queste robe qua. Ok? Perché? Perché scarica lo stress, scarica e riversa nei social questa roba qua. Per quello bisogna studiare il marketing dal punto di vista olistico, per capire che questa roba qua è la distruzione. I social sono fatti per socializzare, non per riversare la propria frustrazione o per ricordarci che siamo pieni di problemi. Non serve a niente questa roba. Cioè, ok, capito il problema, ma qual è la soluzione? La soluzione, per quanto riguarda la mia disciplina, è studiare marketing. Poi ci sono marketing dal punto di vista olistico. Tanti poi confondono il marketing con la pubblicità. No, noi facciamo già marketing, poi vai a vedere, non hanno neanche il sito responsivo, cioè proprio siamo a livelli. Cioè, ho visto 10 siti di alberghi così per guardare vacanze, cose. Cioè, siti non funzionanti da mobile, non funzionanti. Siti che non si aprono di notte, che vanno giù, che stanno giù per un'ora, 2 ore. Siti che non hanno le informazioni, non hanno informazioni chiave. Cioè, abbiamo la palestra, sì, ma me la fai vedere sta palestra? Che palestra è? Ah, abbiamo la colazione. Cosa c'è sta colazione? Com'è fatta? Cioè, proprio le basi delle basi, ok? E questi pretendono che i clienti vadano lì, ma non vanno lì, perché a parità di incognite vanno dove spendono meno, c'è il mare bello, e dove chiaramente spendendo un terzo risparmiano soldi e magari vanno a farsi una cena o 2 o 3 cene in più fuori, ok? Non mangiano in albergo, perché non sanno neanche il menù, ok? Questo è solo un esempio, ma esempi potrei farne 100.000, magari un giorno farò un video a riguardo. Comunque la logica è, tutta sta roba qua non serve a niente, è il mindset di come si percepisce il problema che crea il problema, che alimenta il problema, se vogliamo. Magari non lo crea, ma lo alimenta. Il problema c'è, sì, c'è, ma potrebbe essere fortemente mitigato da un approccio mentale diverso. NDB. Ciao.